Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del Tagliagole. Oggi ragazzi, pezzo super economico dalla Brisa Hiker che andiamo a vedere insieme. Grazie mille Andrea. Ragazzi, mi portano il vino, adesso andiamo avanti a fare la prova con il vino. Verrà uno spettacolo. Poteva drizzare bene il video. Salute. Ragazzi, riduzione sono le sue cose, alla fine le fa tranquillamente. Un coltello praticamente è nato per questo, abbinato a un seghetto, un'accetta. Ragazzi, i lavoretti nel bosco li fate tranquillamente, soprattutto questi lavorettini qua, è una goduria da usare. Ragazzi, si gioca, però sto provando un attimino a fare un po' di intagli, viaggia che è un piacere, davvero un piacere. Tra l'altro guardavamo adesso con Ramon che ci abbiamo battonato sopra e non si è mossa minimamente la lama, la manicatura è ancora saldissima. Ovviamente parliamo di un hidden tang che non è fatto per essere battonato. Ragazzi, sono contento, ricciolini da paura, intagli da paura, punte, funziona bene, il salamino lo taglia alla grande. Un bel coltello.
abbassata la temperatura. Ragazzi, a differenza degli altri coltelli mi trovo meglio a tenerlo in mano completamente senza mettere la guida del pollice sul dorso. Ricciolini mi sembra che li fa veramente bene, ragazzi, il suo alla fine si lavora bene. Ragazzi, estratto adesso il coltello dallo zaino, come vedete è ancora sporco, lasciato nel suo fodero, anche sporco di salamino, come vedete non ha ossidato, vediamo come è andato. Ragazzi, ottimo, 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 pochettino, adesso una passatina sullo strop, ragazzi, e torna super rasoietto, sì, ha un puntino, però ragazzi ci abbiamo batonato, parliamo comunque di un filo Scandi, ragazzi, per quello che costa adesso lo tiriamo un rasoietto, ma secondo me ne vale la pena. Eccoci qui ragazzi, coltello pulito e solamente stroppato. Vabbè, ragazzi, cosa ve lo dico a fare? Cosa ve lo dico a fare? Cosa ve lo dico a fare? L'unica cosa che vi posso dire di questo coltellino, ragazzi, è che a me non è arrivato affilatissimo. Una stroppatina ed è diventato immediatamente così, però è una cosa da segnalarvi. Il mio esemplare, questo, non è arrivato affilatissimo. Poi con una stroppatina l'ho portato immediatamente a rasoio, esattamente come lo vedete adesso. Però è una cosa da dirvi, ragazzi. Eccolo qui ragazzi, Brisa Hiker 95, coltello economico, coltello che fa quello che deve fare, usato su all'uscita con i ragazzi tra i monti, ragazzi, con pernotto, 2 giorni, usato sul cibo, va che è una meraviglia, sul legno ragazzi è il suo, alla fine un tagliente Scandi sul legno per farvi i lavoretti, è una bomba, in mano è leggerissimo. Funziona veramente bene ragazzi, spendete il giusto e avete un buon coltello, ma attenzione, avete un fodero in cuoio con dangler, pensare che è compreso nelle 60 euro ragazzi, è qualcosa di incredibile, veramente incredibile, poi lo vediamo bene. Ragazzi, il coltello è in 12C27, ecco qua che ve lo faccio vedere, quindi acciaio inox ragazzi, una buona ottima resistenza alla corrosione, messo nel suo fodero dopo aver tagliato la ciccia delle costine, bello sporco, e lasciato nel fodero 2 giorni. Sì ragazzi, non ho ancora disfatto lo zaino, infatti mia moglie mi rincorre per casa con le ciabatte da lanciarmi ovviamente. Ragazzi, tirato fuori dallo zaino dopo 2 giorni, lasciato dentro sporco, ovviamente lavato, non ha un punto di ossidazione, 0.0, quindi per chi ragazzi non può sopportare la puntina di ossido, questo è un ottimo coltello da utilizzare, perché come avete visto anche lasciato sporco nel fodero non ossida, ovviamente tutto ossida. Se lo lasciate sporco di guanciale colante nel fodero per 6 mesi, magari qualche puntino ve lo fa. Però ragazzi, il coltello per 2 giorni sporco nel fodero non ha ossidato. Il fodero mi puzza un po' di salamino di costina, però il coltello non ha ossidato. È un acciaio che riaffilate veramente facilmente, ma veramente, cioè qua usate lo strop, non usate neanche le pietre. Nota che vi ho già detto prima, il coltello, il mio esemplare, non è arrivato affilatissimo ragazzi, cioè era affilato bene, vabbè, Scandi a 0, voglio vedere a non affilarlo bene, però aveva quel minimo di bavettina che non gli permetteva di fare la carta perfettamente a rasoio. La tagliava e la faceva, ma non perfettamente a rasoio. Diciamo che in una scala, poi parlo del mio esemplare ragazzi, magari gli altri sono perfetti, in una scala da 1 a 10 dove 1 taglia 0 e 10 taglia perfetto, diciamo che era un 6. Non sarei andato oltre il 6, tagliava bene, ma sulla carta grattugiava un pochettino proprio per questa bavettina. 2 passate sullo strop,
con il compound ed è diventato un rasoio. Tra l'altro nell'uso poi su con i ragazzi ha perso veramente poco. Ovviamente ragazzi, usato sul cibo, usato sul legno, i lavoretti sono il suo. Abbiamo fatto anche batoning per vedere se questa manicatura in polimero FRN plastico, quello che è, ricevesse dei danni, ragazzi, se la lama alla fine si muovesse o meno. In realtà è rimasta perfettamente fissa, quindi a domanda la lama se ci batoni si scolla dal manico, la risposta è no, la lama resta perfettamente fissa. Tra l'altro abbiamo batonato quel cavolo di faggio che era durissimo ragazzi, durissimo. Tra l'altro vi dico, ve la metto come spoiler, non stiamo a confrontare le cose. Il primo che mi dice se è meglio questo del Bark River, ragazzi, lo vengo a prendere a casa e gli attacco le caccole. Il Bark River, ragazzi, che ho usato ha leggermente piegato il filo e microchippato sullo stesso legno. Questo non è meglio, assolutamente. Sicuramente abbiamo incontrato qualche nodo, che cosa, però per farvi capire quanto era duro il legno, qui ragazzi siamo usciti indenni praticamente con un filo Scandi. Ragazzi, vi do 2 misure del coltello. Il coltello nella sua interezza misura 21.4 con questa lama a filatura Scandi, ragazzi, di 9.4 su uno spessore di 3.1 in acciaio, ve l'ho fatto vedere prima, eccolo lì, 12C27, manicatura in FRN, peso di 105 grammi. Ragazzi, ripeto, per quello che costa è un coltellino da avere. Ma veniamo al pezzo forte, perché a 60 euro, meno di 60 euro, poi da Salvatore, ragazzi, con il codice sconto che vi metto adesso qui in sovraimpressione, adesso qui lo leggete, anzi ve lo metto sopra, qui lo leggete, ragazzi, con questo codice sconto avete la spedizione gratuita, lo pagate 58 euro e qualcosa. Ragazzi, cioè, foderino esagerato, 58 euro, foderino esagerato, un po' sporco, ragazzi, però appunto l'ho usato su. Ragazzi, una bomba, foderino in cuoio col dangler, tantissima roba, ma guardiamolo, ragazzi. Io non ci credevo, ragazzi, pensavo fosse una foto finta il fodero di plastica, e invece, ragazzi, fodero in cuoio col dangler, tanta roba, tra l'altro il coltello si incastra bene e non esce, ragazzi, non è un incastro fortissimo, però come avete visto sbattendolo non esce, ha un buon incastro, ok? Perfetto, ragazzi, tornando al nostro coltello che fa tutto quello che dovete fare, con questo un seghetto e un'accetta. Se non avete pretese altissime potete tranquillamente andare e farvi tutte le vostre cose nel bosco. Una cosa che vi dico e ve la faccio vedere, ecco, lo vedete il dorso che è tutto grattugiato? Lo vedete? Ragazzi, il Firestick qui di partire non ne vuole sapere. Ovviamente, essendo su con i ragazzi, mi sono fatto un giorno intero di video, ho fatto un paio di video, quindi ho passato un giorno tra questo coltello e un altro del signor Giovanni Gamba che avevamo da provare. Ho fatto un giorno di video, ragazzi, mi volevo godere un po' il tempo e non stare sempre a fare sti maledettissimi video. Quindi ragazzi, magari non c'è la prova dove accendo il Firestick, non c'è la prova dove faccio il ricciolino con le chiappe, però alla fine, ragazzi, il coltello l'abbiamo usato su in questa uscita reale e il coltello è andato bene, quello che doveva fare lo ha fatto. Un coltellino che per il prezzo che ha e soprattutto per il fodero che ha, ragazzi, e per il nome, ovviamente parliamo di un Brisa, non parliamo di un Cinchon One, ragazzi, per tutte queste cose è un coltellino che secondo me con la promozione di Salvatore, con spedizione gratuita, è un coltello da provare assolutamente. Andiamo alle conclusioni finali. Brisa Hiker, ragazzi, coltellino che per le sue 60 euro o giù di lì è un coltellino che funziona bene, abbinato ad accetta e seghetto. Ragazzi, avete veramente tutto. La cosa veramente impressionante, veramente sorprendente è il fodero, ragazzi, che con 60 euro vi danno il coltellino e un bel fodero col dangler in cuoio. Ragazzi, sta cosa è tanta roba,
tanta roba ragazzi, il coltellino non esce dentro bene, praticamente con quei soldi vi prendete il fodero o quasi. Ragazzi, coltello che io vi consiglio per il fodero ma anche per il coltello, che funziona bene, un coltellino senza troppe pretese, un acciaioino, lo potete trattare come volete, non vi ossida. Ragazzi, coltellino che secondo me dovete assolutamente provare. Dal Brisa Hiker, dal pacchetto del Tagliagole è tutto, buona giornata e ciao!